Oggi prepareremo una scenografica torta a tronchetto per Natale. Il Natale si avvicina e i dolci della tradizione non possono mancare. Prepariamo dunque insieme il tronchetto di Natale. Un rotolo scenografico con una soffice pasta biscotto al cacao e un ripieno irresistibile di crema a mascarpone. Una vera delizia per queste feste. Prepararla è piuttosto semplice, quindi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto è servito. Allora, come prima cosa prepariamo la pasta a biscotto, quindi in una ciotola inseriamo 5 uova a temperatura ambiente, 120 g di zucchero, un pizzico di sale, un cucchiaio di estratto di vaniglia e per finire la scorza di un'arancia bio. E adesso lavoriamo il tutto con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Il volume del nostro composto dovrà aumentare almeno di 3 volte. Quando il nostro composto avrà raggiunto questa consistenza, ovvero dovrà scrivere in questo modo, allora sarà pronto. E a questo punto possiamo aggiungere le polveri, ovvero 100 g di farina 00 e 25 g di cacao amaro, che andremo a setacciare. Io intanto inserirò il cacao amaro all'interno della ciotola con la farina, mescolo il tutto, dopodiché li vado a setacciare insieme. Incorporiamo una piccola quantità, dopodiché inseriamo l'altra. Facciamo così via via fino a terminare tutte le polveri. Nell'incorporare le polveri mescoliamo dal basso verso l'alto, per evitare che l'impasto si smonti. Una volta terminato di incorporare tutte le polveri, trasferiamo il composto all'interno di una teglia. In questo caso io sto utilizzando una teglia da 40 x 30 cm, dove ho già applicato un foglio di carta forno. Livelliamo il composto, dopodiché siamo pronti per infornare. E adesso inforniamo con forno statico 200 gradi per circa 10-12 minuti. Una volta sfornata la trasferiamo subito in un foglio di carta forno, in questo modo. E togliamo delicatamente la carta forno che avevamo messo sul fondo. E copriamo con un panno pulito affinché mantenga l'umidità. E ora dobbiamo aspettare che si raffreddi, nel frattempo noi prepariamo la farcia. In una ciotola dai bordi alti inseriamo 250 g di mascarpone, insieme a 150 g di formaggio spalmabile, 110 g di zucchero a velo, un cucchiaio di estratto di vaniglia e per finire 250 g di panna fresca non zuccherata. E lavoriamo il tutto con le fruste elettriche, dobbiamo ottenere una crema bella densa e compatta. Quando la nostra crema avrà raggiunto questa consistenza sarà pronta e quindi siamo pronti per farcire la nostra pasta a biscotto. Dividiamo la nostra pasta a biscotto in 3 strisce, in questo caso siccome la mia teglia era di 30 cm faremo 3 strisce da 10 cm. Ho dimenticato a registrare questa parte, ma successivamente dobbiamo bagnare la pasta a biscotto con una bagna al rum. Utilizzeremo 40 g di rum, 80 g di acqua e un cucchiaino di zucchero. E ora farciamo con la nostra crema al mascarpone.
E ora arrotoliamo e trasferiamo direttamente in un piatto da portata. E adesso non ci resta preparare la copertura della nostra torta, utilizzando della cioccolata fondente, che andremo a sciogliere a bagnomaria. Una volta sciolta la trasferiamo in un foglio di carta forno. Chiudiamo il foglio a metà, in questo modo, sigilliamo i lati e servendoci di un mattarello andiamo a schiacciare. E infine la arrotoliamo intorno al mattarello e lo lasciamo indurire in questo modo. Una volta raffreddato e quindi rassodato il cioccolato, togliamo il mattarello in questo modo e apriamo semplicemente il foglio e lasciamo che il cioccolato si spezzi naturalmente. In questo modo abbiamo ottenuto la corteccia per il nostro tronco, che attaccheremo con un po' di cioccolata fusa. Diamo qualche spennellata di cioccolata fusa, dopodiché attacchiamo la nostra corteccia di cioccolato. E poi con della pasta di zucchero facciamo delle decorazioni, che applichiamo qua e là sulla torta. E adesso la nostra torta a tronchetto di Natale è pronta per essere gustata. Pronto? È servito! Pronto e servito.